Ciao amici, oggi comincio un test sempre di autonomia con il Segway G30 Max. Tuttavia, tanto per inquadro, questa volta il test sarà effettuato solo ed esclusivamente in modalità Sport, a differenza dell'ultimo test che vi linko, che è stato effettuato invece in modalità quella nella modalità intermedia, modalità Drive. Dunque, modalità Sport ha come velocità massima sempre 25 all'ora, solo che l'erogazione della potenza è un pochino più brutale rispetto alla modalità intermedia. Quindi cominciamo oggi e vediamo a quanti chilometri riusciamo a chiudere questo test. Vi aggiorno dopo. Ciao amici, giro terminato. Segnalo solo che a batteria carica la velocità massima non è stata di 25 km all'ora come indicato prima, ma ho avuto punte di 28. Diciamo che in piano raggiungeva quasi sempre i 28, a volte faceva 27, però tendenzialmente stava fisso sui 28. Niente, ci aggiorniamo nei prossimi giri. Ciao! Amici, altro giro, temperatura un po' più fresca, ma comunque superiore ai 20 gradi, sempre modalità Sport. Vi aggiorno dopo. Amici, giro finito. Stavolta però la velocità massima raggiunta è stata 26 km all'ora per circa metà tragitto, il restante tragitto invece si è attestata sui 25. Quindi osservazione: se utilizzate il monopattino subito dopo averlo staccato dalla presa, le prestazioni sono migliori, e a dir la verità migliori sia in termini di velocità massima che proprio di accelerazione, cioè la differenza si nota. Ciao! Altro tragitto, sempre in modalità Sport, temperatura più alta. Vi aggiorno dopo. Ciao! Giro completato. Sottolineo che rispetto ai giri precedenti adesso la velocità massima si è stabilizzata sui 25 all'ora, anzi a dire la verità in dei tratti ho fatto anche 24 perché avevo un po' di vento contro, quindi tendenzialmente il boost dato dalla batteria appena caricata si è esaurito, quindi adesso l'accelerazione è sì, più veloce, più brutale rispetto a quella in modalità Drive, ma non è tutta la differenza che invece vi avevo raccontato nel giro precedente, quindi a batteria appena carica. Vi aggiorno con i prossimi giri. Ciao! Altro giro, sempre in modalità Sport. Spero e credo di tenere il faro chiuso per tutto il tempo, però alla peggio vi aggiorno a fine giro. Ciao amici, tappa intermedia, il giro non è ancora terminato, però vi volevo dare un piccolo aggiornamento. La velocità massima è stata per lo più 24 all'ora, da quando però ha cominciato a lampeggiare la seconda tacca, in alcuni casi la velocità massima risultava di 23 all'ora, quindi è progressivamente scesa la velocità massima a cui riesco a viaggiare man mano che scende il livello della batteria. Quindi vabbè, vi dirò alla fine poi quale sarà la velocità massima che riesco a tenere. Amici, giro finito e con la luce sempre spenta. Vi confermo quanto vi avevo anticipato un secondo fa, e cioè la velocità massima si è ridotta, quindi a fine giro in pratica ho fatto per lo più come velocità massima 23 all'ora, mentre all'inizio era 24. Quindi mi aspetto che magari scenda ancora un po' con l'ultima tacca di batteria, però ve lo dimostrerò insomma in occasione del prossimo giro. Ciao a tutti! Ciao amici, altro giro, credo a dir la verità l'ultimo, temperatura buona, sempre in modalità Sport, sempre percorso cittadino. Vi aggiorno dopo. Ciao. Allora, autonomia residua del 10%, quindi comincia ad accendersi l'ultimo blocchetto che comincia a lampeggiare con il colore rosso come vedete.
Tuttavia la velocità massima che registro è ancora di 23 all'ora, quindi continuo nel giro e vediamo insomma dove mi porterà. Penso di non arrivare fino a 0, però a 5% più o meno, insomma vedrò di fermarmi, però vediamo come si comporta in questi ultimi frangenti di vita, tra virgolette. Amici, giro finito, manca a farlo apposta, autonomia residua è al 5%. Allora, nell'ultimo tratto c'era meno potenza perché in salita il monopattino andava un pochino più lentamente, però comunque la velocità massima che raggiungeva in piano era di 22 km all'ora, quindi tutto sommato ancora non era del tutto morto, anche se credo che di qui a poco lo avrei visto crepare. Faccio al solito tutti i conteggi di tutti i tragitti e poi alla fine del video troverete le conclusioni e un riassunto di quanto ho fatto, quindi tradotto in numeri. Se avete suggerimenti, dubbi o altro, lasciatemeli nei commenti, come al solito vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!